Ciao a tutti, benvenuti e bentornati al mio canale, mi chiamo Alessia Giona e oggi progetteremo il tema di ottobre che sarà ispirato ad Halloween, quindi zucchette, fantasmini e quant'altro. Sarà principalmente su pagine nere, io ho delle pagine nere che strappo da un altro, diciamo, libricino e che appunto riutilizzo anche incollandole. Voi potete usare cartoncino nero oppure potete rifarlo comunque su bianco senza il nero. Diciamo, senza il nero rende un po' meno perché comunque Halloween, insomma, un po' dark, un po' con questo stile, diciamo, un po' creepy, un po' scuro, insomma, ecco. Però, insomma, potete farlo anche su bianco senza nessun problema. E io appunto uso questi cartoncini neri e volevo approfittare appunto di questo video per mostrarvi i pennarelli che appunto utilizzerò. Sono dei pennarelli che mi hanno regalato Fibra Color, che mi hanno mandato un pacco il mese scorso e volevo parlarvene anche qui, dato che appunto mi hanno regalato tutta questa grande quantità di pennarelli, volevo mostrarveli anche perché io uso da sempre sia appunto i loro pennarelli 100 colori, sia appunto quelli punta grossa, perché per grandi campiture diciamo sono più comodi perché ci metti meno. Quindi allora loro mi hanno regalato principalmente la scatola, quella 100 colori, che è tipo sempre comoda perché ha tutte le tonalità di questa vita e sono bellissimi, e che appunto io uso da morire perché appunto quando devo fare disegnetti di qualsiasi tipo sai che qua trovi sicuro il colore che ti serve e non devi diventare matto a cercare di capire come abbinare i colori. Inoltre, appunto, con questo tema andrò ad utilizzare i pennarelli che mi hanno regalato, che sono i pennarelli metallici. Adesso sono un po' mischiati, comunque ce ne sono alcuni a punta più grossa, che sono questi qui, e sono i Metal Max, sono Fibra Color Metal Max, sono verde, argento, oro e rosa. E poi, sì, in realtà uno è azzurro, però è un po' scuro, non si vede, comunque vedete uno è azzurro e uno è argento. E poi ci sono appunto quelli a punta un po' più fine, sono con la punta fina, come vedete, non hanno la punta conica come invece quelli a 100 colori, anche questi vedete punta fine, non sono indelebili, sono comunque pennarelli, però scrivono veramente da Dio sul nero, cioè vedrete nelle pagine risaltano quasi quanto il bianco. L'unico punto di bianco che ho aggiunto è appunto l'uniposca, perché appunto per dare ulteriore, diciamo, enfasi mi serviva qualcosa che risaltasse ancora di più e quindi ho usato un uniposca bianco, però la gran parte ho utilizzato questi e sono pazzeschi, cioè proprio meravigliosi, non li avevo mai visti, non sapevo esistessero. Questi sono i Colorito Metal comunque e io li ho adorati fin dal primo momento, quindi ringraziando Fibra Color per questo, diciamo, regalo, mega regalo, e appunto andrò a utilizzarli in questo tema perché sono perfetti per il tema di ottobre, fatalità, e spero che il video vi piaccia e vi auguro una buona visione. Come vedete ho già fatto la pagina di sinistra perché mi è servita per un contenuto di Instagram che vedrete più o meno a metà mese. Comunque mi è servita per capire lo stile di questo tema, perché appunto è stato un test, diciamo, anche per i pennarelli, non avendoli mai utilizzati, e come vedete rendono davvero bene, cioè ho usato solo quelli nella pagina di sinistra e davvero sono perfetti. Comunque, passando alla cover page, ho utilizzato un uniposca bianco per creare, diciamo, l'outline della scritta di ottobre, che tra l'altro non avevo calcolato bene lo spazio e quindi ho detto vabbè, aggiungiamo un altro pezzettino, lo camuffiamo, non si vedeva alla fine, per fortuna, e quindi niente, sono riuscita a farci stare questa R, che in realtà è venuto anche molto più proporzionata come proporzione rispetto al foglio. E poi ho aggiunto dei dettagli con i Metal Max di Fibra Color nei vari colori, uno azzurro, cioè uno rosa e uno oro. Ho aggiunto sti dettaglietti che facevano un po' effetto riflessivi. Poi non sapevo come mettere, diciamo, i vari pezzettini, volevo mettere 2 pezzettini che spuntassero fuori, ma non sapevo come collegarmi alla pagina di sinistra, quindi alla fine ho optato per non collegarmici affatto, perché appunto volevo fare una cosa un po' più semplice, non così tanto incasinata. Ho lasciato quello stile lì solo diciamo alla quote page, chiamiamolo così, anche se non è una quote, e appunto ho fatto sti 2 pezzettini dove in uno ho messo tipo un ragnetto che scende con il suo amichetto e nell'altro con l'azzurro, e nell'altro appunto volevo fare una zucchetta e ho fatto appunto una zucchetta con l'oro, che in realtà è venuta anche bene, quindi
non male. E il ragnetto ha avuto qualche problema di costruzione, nel senso che subito con l'outline non mi convinceva, che quindi alla fine l'ho colorato tutto, solo che alla fine gli occhietti non si vedono più di tanto in questo video, in realtà si vedevano dal vivo, fidatevi. In caso comunque li ho fatti con l'uniposca bianco dopo, in modo che si vedessero, e appunto ho fatto la zucchetta con il pennarello oro e le erbette, le fogliette con il pennarello verde. Qui stavo testando che non lasciassero giù il colore sulla pagina successiva, perché appunto essendo la carta leggermente lucida, cioè tipo satinata, non asciuga proprio in fretta il colore, cioè non si impregna per bene, quindi ho dovuto un po' aspettare. Non che sia un problema dei pennarelli, ma è proprio la carta che è un po' lucida, se vedete anche con la colla rimane un po' lucidina, no? E appunto qui ho fatto il Month Calendar, che ho dedicato praticamente tutta la pagina al Month Calendar questa volta, perché ultimamente mi sta servendo un po' di più, quindi ho detto devo farlo comunque con una dimensione accettabile. E poi nella pagina di sinistra, sempre per le expenses e poi i disegnetti vari, ho messo altri 2 pezzettini di carta. Come vedete i fogli che ho non sono una 5, sono una forma un po' strana in realtà, sono una dimensione a sé, sono leggermente più piccoli di una 5 ma non sono una 6, credo siano tipo un formato lettera di qualche tipo, quindi non mi bastano per coprire l'intera pagina, quindi ho optato per far finta che siano dei pezzi strappati su misura in quel modo lì, perché non posso riempire la pagina di nero. Se voi potreste riempirla di nero sarebbe meglio, perché secondo me renderebbe molto meglio il tema. Comunque qui mi sono resa conto che i giorni della settimana sono 7 e non 6, comunque in ogni caso ho fatto la colonna del weekend e è andata quasi bene perché mi sono salvata in corner, però diciamo che di solito i giorni della settimana sono 7 e qui ho diviso sbagliato il box, però va bene lo stesso perché tanto nel weekend non devo fare niente, quindi non devo segnarmi niente in linea di massima. Ho scoperto tra l'altro che si stratificano benissimo questi pennarelli, perché ho disegnato con l'oro sopra all'argento e sembrava veramente colorare con un'uniposca, cioè non sono indelebili ma si comportano davvero come fossero indelebili, sono veramente coprenti al massimo e non si vede minimamente sotto l'altro disegno, e questa è la cosa assurda, bellissimo. Cioè io sono rimasta veramente stupita da questi pennarelli, perché non dico che avevo basse aspettative, ma comunque mi aspettavo un normalissimo pennarello ad acqua che comunque ha i suoi limiti, e invece è quasi come fosse un pennarello indelebile, quindi davvero top, cioè veramente iper mega consigliati, non sapevo esistessero, cioè non li ho neanche mai visti in giro ai supermercati in realtà, però sono veramente belli, proprio belli. Qui appunto ho fatto il Month Calendar, ho aggiunto le zucchette, ho messo le zucchette anche di fianco alle expenses, anche quello l'ho fatto con lo stesso principio, un po' mosso questo box, un po' diciamo effetto ragnatela tipo, e poi in cima ho detto perché non fare una ragnatela, solo che le ragnatele a me non sono mai venute bene. Se voi avete un modo di far venire queste ragnatele in un modo sensato fatemelo sapere, perché a me le ragnatele non sono mai venute bene, non riescono mai a rendere come fossero nella realtà. Vabbè che nella realtà non sono fatte così, cioè in realtà sono molto più serie, però dico, a me non sono mai riuscite in generale, cioè le ragnatele è proprio una cosa che non ho mai capito secondo quale logica a me non sono mai venute fuori con una forma sensata che sembrasse reale. Comunque vabbè, passiamo alla pagina degli habits. Qui appunto ho messo per lungo la lunghezza diciamo della pagina nera, in modo da arrivare anche nella pagina di fianco e creare diciamo tutto un pezzo, diciamo una paginona con habits e un po' di note per i vari mercatini come sempre. E quindi qui ho fatto la pagina, ho scritto habits, ho scritto con l'uniposca bianco anche in questo caso perché volevo fare lo stesso principio del October della cover page. Qui invece come vedete ho usato il pennarello argentato e c'è veramente pochissima differenza di luminosità sul foglio nero rispetto all'argentato e al bianco dell'uniposca, quindi tanto per farvi capire quanto sono effettivamente scriventi e quanto sono luminosi come colori, cioè sono veramente fantastici. E bene, quando avrò finito di elogiare questi pennarelli di cui mi sono innamorata, passiamo comunque al discorso. Ho fatto i soliti 4 box che ultimamente non mi scrivo più i numeretti perché mi sono rotta di scrivere i numeretti, quindi diciamo mi faccio il box e mi segno tutte le volte che bevo, tutte le volte che faccio workout, e poi ho fatto i 2 box per i mercatini per scrivermi le date e qualche nota, diciamo, perché di solito ogni mercatino è a sé, quindi magari mi scrivo qualche nota. Quindi questo è il mio tema, spero che vi piaccia e vi auguro un ottobre fantastico.